Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, innanzitutto, come sempre, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivermi al mio canale e attivare la campanellina in modo tale che sarete sempre avvisati quando ci sarà qualche nuovo video. Oggi faremo una cosa diversa dal solito. Anziché fare riprese di giri in moto o comunque col drone, effettuerò una recensione di un dispositivo particolare. Come sapete, sul mio canale ogni tanto farò qualche recensione, ma solamente dei prodotti che ritengo comunque validi e che possono essere utili ad altre persone. Eccoci qua ragazzi, iniziamo con l'unboxing del dispositivo. Allora, come vedete si presenta in questo modo: CarPlay Touch Wonderful Driving Experience. Come ho detto, un dispositivo CarPlay Touch, nel senso che si andrà perfettamente a installare e configurare con tutto quello che è l'allestimento della vostra auto. In poche parole, nel caso della Mercedes è totalmente compatibile con l'MBUX installato sulla vettura. Ma procediamo per passi. Apriamo la scatola e vediamo com'è composto. Allora, apriamo, troviamo subito il libretto di istruzioni, che credo sia banalissimo. Caratteristiche, parametri dell'hardware, che è praticamente un box con una memoria interna da 4 GB, in questo caso quello che ho preso io. Ha un sistema Android di tipo 7.0 installato, praticamente è un mini Android dove si potranno installare anche applicazioni, vedremo comunque in seguito. Ha da un lato una porta USB dove si possono collegare delle chiavette e dall'altro invece una USB di tipo C che verrà collegata alla vettura. Istruzioni per l'installazione e quant'altro. Allora, ecco, questo è il dispositivo. Togliamo la pellicola. Questo è il box, logicamente prodotto in Cina come tutti i box di questo tipo. Da questo lato, come ho detto, abbiamo la porta USB classica su cui si potranno installare hard disk portatili, eventualmente delle chiavette esterne per mettere dei video, foto, eccetera. E di qua c'è invece la porta USB Type-C che verrà utilizzata con il cavetto per collegarlo poi alla Mercedes in questo caso. Andiamo a sollevare per vedere cosa c'è d'altro. Confezione. Allora, all'interno troviamo questo che è un cavetto USB Type-C Type-C. In pratica questo, dove c'è l'etichetta, è il lato che andrà connesso sulla porta corrispondente sulla Mercedes, posta nel cassettino portaoggetti, e questo invece andrà collegato in questo modo. Calcolate che questo box è talmente piccolo che si può mettere direttamente nel cassettino portaoggetti della nostra Mercedes. Forniscono in dotazione un ulteriore cavetto che può essere utilizzato per collegare probabilmente alle vetture che non hanno la presa di USB di tipo C ma hanno solamente l'USB classica. Poi troviamo allora questo che è un trasmettitore Bluetooth a cui si collegherà il GPS esterno in questo modo. Ok, e qua c'è un ulteriore cavetto che è composto da un connettore bianco che si connetterà sempre al trasmettitore Bluetooth e una massa per la terra e un connettore portafusibili. Questo GPS deve essere installato sulle vetture che non possiedono un GPS interno o comunque le vetture che la cui compatibilità col GPS della vettura non è al 100%. Poi vi spiegherò, non è il caso della nostra Mercedes perché ho già fatto delle prove che poi vedrete più avanti nel video. Nelle vetture che comunque non hanno la predisposizione GPS andrà collegato al portafusibili, più precisamente è meglio collegarlo al fusibile dell'accendisigari. Quindi si inserirà questo connettore al posto del fusibile dell'accendisigari e il fusibile presente dell'accendisigari andrà messo in questo spazio vuoto, in questo modo. Andrà collegato a questo poi su un bullone per la terra e basta, e poi andrà semplicemente posizionato dove volete il GPS, solitamente o sul vetro facendolo passare all'interno delle guarnizioni, o potete vedere anche installandolo vicino al trasmettitore se il segnale GPS è comunque valido o è comunque sufficiente per poter utilizzare le applicazioni che sfruttano il GPS. Questo, come ripeto, non è il caso della nostra Mercedes perché per la Mercedes non c'è bisogno di installarlo in quanto è totalmente compatibile col GPS presente sull'autovettura.
riposizioniamo tutto all'interno e soffermiamoci su quello che è il dispositivo. Allora, questo è il dispositivo CarPlay Box, come vedete piccolissimo, come vi ho già detto. Andremo semplicemente ad installarlo all'autovettura, vedremo i passaggi per la configurazione e poi vi farò vedere tutte le funzioni disponibili. Ho già effettuato diverse prove, ho già visto dei pro e dei contro, ho già trovato comunque il modo per risolvere alcune piccole incertezze. Ripeto, si trova su uno store cinese che è AliExpress, poi metterò il link per chi fosse interessato all'acquisto. Il venditore comunque risponde sempre, non è velocissimo come spedizione, come confermano, ossia 5 giorni lavorativi nel caso di spedizione da CZ, però comunque io in circa 10 giorni l'ho ricevuto a casa. Comunque il venditore ha sempre risposto, sempre molto gentile. Ultimamente gli ho chiesto anche se ci saranno degli aggiornamenti, vi farò comunque sapere più avanti. Dai, procediamo con l'installazione sulla vettura. Eccoci qua ragazzi, allora la nostra autovettura è accesa, andiamo ad installare per la prima volta il dispositivo CarPlay. Inseriamo il connettore e vediamo cosa succede. La spia di accensione compare di rosso. Adesso si è colorata di azzurro, vuol dire che si sta connettendo. Ecco, dopo pochi minuti lo riconosce. Scusate se le immagini non sono chiare. Parte la configurazione di sistema. Una volta finita la configurazione, ecco che si avvia. Accettiamo. Esce logicamente la schermata che vi dice attenzione, non utilizzate il dispositivo durante la guida per la vostra sicurezza. Dite che lo sapete già, ed ecco, questa è come si presenta una volta installato. Come vedete non c'è da fare assolutamente nulla, una volta lo connettete dovete solo attendere e dopodiché è già praticamente connessa alla vostra auto. Questa è la schermata principale, andiamo a vedere un po' com'è la fluidità. Come vedete risponde benissimo a quelli che sono tutti i gesti. Si può usare tranquillamente il touchpad, come vedete sta scorrendo. Ok, allora, prima cosa da fare, andiamo a vedere innanzitutto i settaggi. Adesso è impostato in lingua inglese, andiamo a mettere la lingua italiana. Vedete ci sono tutte le lingue, cerchiamo italiano, selezioniamo, confermiamo e lui si riavvia in italiano. Ok, come vedete qua nell'angolo ci sono le icone del wifi, del bluetooth e quella in basso che è l'icona del GPS. Andiamo su wifi, queste sono le connessioni disponibili. Clicchiamo su iPhone. Il dispositivo vi richiede, per avere una funzionalità completa, di impostare come password dei numeri, e più precisamente i numeri dall'1 all'8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, connessione. Ok, come vedete adesso l'icona in alto si dimostra che siamo già connessi in wifi tramite tethering. Qui vedrete sempre scritto lingua inglese, in realtà lui è impostato in lingua italiana, non so come mai a livello di display visualizza sempre inglese, forse perché la lingua madre del dispositivo è quella. Fuso orario già imposto, orario potete mettere se 24 ore o 12 ore, io vado a mettere 24 ore perché lo preferisco. Altra impostazione importante, andate su accessibilità, qui vedrete quello che vi dicevo prima, tipo di segnale locale. Lui è impostato su posizione CarBox, questo è il segnale GPS. Cosa vuol dire? Che se lasciate in questo modo, lui non avrà le funzionalità di Google Maps e quant'altro, perché va a cercare il suo dispositivo GPS, che è quello che andrebbe collegato, come vi ho detto prima, al portafusibili. Se voi, nel caso della Mercedes, cliccate su posizione veicolo, ecco che si attiva il segnale GPS, perché lui è compatibile al 100% con il GPS installato nella nostra automobile. Torniamo indietro. Postazioni generali, andiamo a vedere cosa c'è. Avviso di guida è quando voi accendete vi dice attenzione, siete alla guida, non distraetevi eccetera. Io lo vado a spegnere, se no ogni volta mi infastidisce.
Pulire la cache è comodo perché quando installerete applicazioni fate pulisci cache. In questo caso non lo fa perché praticamente è appena installato, quindi non ha la cache, diciamo, satura. Partecipa al programma di miglioramento del prodotto. Io di solito faccio spento, non mi interessa che comunque il produttore vada a vedere quello che io faccio con il mio dispositivo. In fondo c'è dimensioni di visualizzazione delle applicazioni terze parti, ma per alcune applicazioni di terze parti potete impostare lo schermo, le scritole più piccole e più grosse. Io preferisco lasciarlo sempre standard. Torniamo indietro, non ci sono altre impostazioni. Clicchiamo sul tasto qui per comodità, torniamo alla home. Io userò sempre il touch del display per comodità, perché comunque nell'altra mano sto tenendo la GoPro, quindi per favorire, diciamo, le riprese faccio in questo modo. La wifi l'abbiamo connessa. Allora andiamo a vedere sulle impostazioni Bluetooth. Comparirà questo Sprite Pro MDZ. Facciamo abbina, consenti, si accende la spia blu del Bluetooth. Una volta associati i contatti, se noi andiamo su quest'icona Bluetooth telefono, il nostro telefono sarà attivo anche con il programma interno del Carbox. Contatti, si vedono comunque contatti. Accedi all'account Google, inseriamo la password, facciamo connetti. Operazione riuscita. Ok, si connette in automatico quindi alla mia pagina. Salta la prova, clicco sulla mia pagina, il mio canale, vi faccio vedere un po' le funzionalità. Come vedete è molto fluido, non dà assolutamente scatti. Questa è la mia pagina, anzi ne approfitto per ricordarvi, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e mettere mi piace ai video se vi interessa comunque per seguirmi. Vi faccio vedere come vanno i video. Ne faccio partire uno a caso. Proviamo questo. Dopo un lungo lockdown possiamo uscire. Qualità potete impostare 1080. Magari all'inizio va un po' scatti perché devi impostare la qualità corretta. Oggi faremo un giretto con alcuni amici. Ok, si è impostato a 1080. Anche se non promette bene il tempo, vediamo se riusciamo ad arrivarci. Come vedete è molto fluido. Io poi dal touchpad posso cliccare indietro e vedete che in automatico si sposta indietro. Lo faccio ancora. Ok, posso andare a vedere le notifiche di YouTube per vedere se funziona tutto correttamente. Andiamo a vedere un video. Andrea Pinotti, uno dei youtubers che seguo. Questo è un appello urgente di Save the Children. Vabbè, c'è la solita pubblicità di YouTube. Saltiamola. Un'altra azienda cinese importante, la Xiaomi, entra nella blacklist degli Stati Uniti. Ne parliamo in questo video. Ok, come vedete è molto fluido. Quindi ci sono proprio tutte le impostazioni classiche di YouTube e funziona perfettamente. Io col touchpad sono andato indietro, sono tornato alla schermata principale. Attiviamo Google Maps. Vediamo se anche qui chiede la password o lo riconosce già essendomi registrato in YouTube. Sì, me la chiede ancora. Vabbè, riconosce già il mio account. Quindi forse siamo a cavallo. Ok, piuttosto fluido, Posizione GPS, vediamo se me la trova. Per migliorare la tua esperienza attiva la geolocalizzazione. Attiviamola. Ok.
Posizione trovata, nonostante io adesso mi trovi in una zona dove ogni tanto segnale scarseggia. Perfetto, quindi sembra funzionare tutto correttamente. Qua cos'è? Io non sono pratico di Google Maps, non lo uso mai. Ok, questa è la versione, la visualizzazione come satellite, funziona molto bene anche questa. Vediamo se funzionano i comandi vocali. Ehi Google, naviga fino a Verbania. Sì, va bene, welcome to Google Maps, tutte le pubblicità all'inizio. Quindi sembra funzionare più potente, io faccio start. Perfetto, lui si mette già in modalità navigazione. Procedi in direzione est da via Cesare Battisti verso via Pedolazzi. Ok, quindi come vedete funziona anche Google Maps e vi ricordo che io non ho installato GPS, lui sta sfruttando in questo momento il GPS della Mercedes. Col touchpad sto facendo indietro e vado di nuovo nel menu principale. Quindi anche Google Maps funziona perfettamente, YouTube l'abbiamo provato, Netflix io non ve lo posso far vedere perché non ho un account Netflix, quindi non ho questa funzionalità. Facciamo una prova adesso, andremo a installare un'applicazione. Andiamo sul Play Store. Accetto. Ok, una volta registrati su Google funziona quindi già tutto. Andiamo ad installare, ad esempio in questo caso io voglio cercare Amazon Prime Video perché ho l'abbonamento, quindi posso sfruttarlo. Amazon Prime Video. Come vedete ha la schermata classica di un tablet Android. Installa. La velocità dipende dalla velocità della vostra connessione del telefonino, perché vi ricordo che in questo momento noi siamo in tethering, quindi stiamo sfruttando la connessione del nostro telefono 4G, nel mio caso. Quindi può essere lento o veloce a seconda del proprio operatore telefonico. Si mette logicamente un pochettino, un po' come i tablet, comunque il tempo di installazione è quello. Questo magari è meno performante a livello di memoria, ricordo che comunque ha 4 GB di RAM, non è tantissimo, però come vedete il suo lavoro lo fa egregiamente. Prime Video. Ok, una volta fatto il login entriamo nella schermata di Amazon Prime, film, faccio partire uno a caso per vedere se funziona. Che ne so. Proviamo questo qua, mi ispira. Continuo a guardare, forse avevo già iniziato tra l'altro. Signore, il pacco sta arrivando. Scusate se ci sono dei riflessi, purtroppo sono nel cortile. Come vedete il volume funziona perfettamente dai comandi. Mio padre uscirà subito. 2 minuti, signora Mennings. Esco perché sennò poi YouTube mi blocca il video. Quindi anche Amazon Prime, come vedete, funziona perfettamente. Ci sono quindi, come vedete, un sacco di altre applicazioni, È proprio come se fosse un tablet Android, avete Spotify, avete WhatsApp. Ricordo che se installate WhatsApp da qui, purtroppo vi va a disattivare il WhatsApp sul vostro telefono. Per usare WhatsApp dovete sfruttarlo in un modo diverso che adesso vi farò vedere. Instagram, ci sono addirittura i giochi. Io ho fatto una prova di installare Tetris e funziona perfettamente, poi l'ho cancellata perché non mi sembra il caso di tenere un Tetris installato in un'auto.
Ok, come vedete ogni volta che voi tornate qui funziona tutto perfettamente. Se voglio tornare, se voglio ad esempio ascoltare la radio, gli dico: ehi Mercedes, Sì, metti Radio DJ. E tutto funziona. Voglio tornare, voglio comunque sfruttare tutte le applicazioni, il navigatore in questo caso del Mercedes, funziona tutto perfettamente senza che interferisce nulla. Riclicco su CarPlay e ritorno nella mia schermata. Posso andare indietro nella versione principale. Per spostare le applicazioni basta che tengo premuto e posso metterle dove meglio preferisco. Adesso ho sbagliato. Tac. Come si fa? Vedete, faccio così, me la metto qua ad esempio, in modo tale che io quando riclicco la compare nelle scelte vicine, diciamo, posso metterla dove voglio. Cos'altro posso farvi vedere? Vabbè, Netflix, YouTube, le funzioni principali sono quelle. Per ascoltare musica adesso vado a inserire una chiavetta USB, vi faccio sentire la musica e anche un video direttamente dal suo lettore integrato. Allora, come vedete ho installato una chiavetta USB. Vado qui su USB Drive, qua mi vede le cartelle che ho creato, musica, video, musica, proviamo questa. E funziona perfettamente, adesso abbasso, se no YouTube mi va a bloccare il video, cartella video. Proviamo a far partire un MP4. Questa è la mia sigla e come vedete funziona tutto perfettamente. Questo utilizzando una chiavetta USB, un hard disk che potrete collegare direttamente in questa presa. Sono sincero, non penso che utilizzerò questa funzione in quanto comunque la nostra Mercedes ha già l'USB integrata, quindi io tengo sempre l'USB nel cassettino, nell'appoggiabraccio diciamo, e quindi ho già i miei video, le mie canzoni che sfrutterò in quel modo. Togliendo appunto la chiavetta USB rimane molto più comodo nel cassettino perché non interferisce. Un'altra funzione che mi sono dimenticato di dire è questa: si può cambiare, ce ne sono solamente due in realtà, poi magari più avanti integreranno qualcosa. Si può cambiare la visualizzazione iniziale. Non vi piace lo sfondo rosso, potete andare a cambiarlo. Se mi ricordo dove, ve lo faccio vedere, non è qui. Dov'è? Non mi ricordo più dov'è. Forse qua, versione. No, qua vi dice come aggiornare, quindi non è qui. Altre applicazioni, forse qua. Sì, ecco qua, versione, su quest'icona. Cliccando su quest'icona andrete a cambiare anche, diciamo, quello che è il desktop, ossia la schermata principale. Io tengo questa qua perché la preferisco. Secondo me è più carina, è un pochettino più elegante. Ecco, da lontano forse si vede meglio che non da vicino. Allora ragazzi, come avete visto io prima vi ho dimostrato come si fa la connessione wifi, come si imposta la connessione bluetooth. Come vedete io l'ho appena acceso e già si sono tutte settate. Un unico problema, in questi giorni che l'ho testato, più precisamente io lo sto usando da 4 giorni circa, ho verificato dei problemi. L'unico problema diciamo che ha questo dispositivo con la nostra automobile. Adesso non so se è un problema che dipende dal mio telefono e quindi con altri telefoni non dà problemi oppure no. Non ho avuto modo di testarlo con altri telefoni perché sia io che mia moglie abbiamo lo stesso tipo di telefono e quindi non ho potuto verificare diversamente. Cosa succede? Succedeva che se io stavo guidando, ok, e stavo magari guardando YouTube o comunque stavo usando il dispositivo CarPlay per altre funzionalità, nel momento in cui ricevevo una chiamata rispondevo tranquillamente, ok, parlavo e fin lì tutto bene. Il dispositivo CarPlay va in stand-by nel momento in cui io sto parlando, sto facendo la conversazione. Nel momento in cui però la chiamata veniva terminata dall'utente o da me stesso, il dispositivo CarPlay si disconnetteva e non c'era più modo di riattivarlo se non andando a staccare direttamente l'USB e riconnettendola.
Ho fatto diverse prove e ho scoperto così che c'è una sorta di conflitto tra il Bluetooth del dispositivo CarPlay e il Bluetooth del telefono. In questo caso andavo a fare conflitto tra l'automobile e il dispositivo CarPlay. Sono andato nelle impostazioni del mio telefonino, ok, e ho praticamente dissociato il dispositivo. Dissociando il dispositivo non ho più l'icona Bluetooth, che in questo caso a me non serve, perché comunque noi abbiamo un ottimo sistema Bluetooth per quanto riguarda le chiamate, che è quello della nostra automobile. In questo modo io ho effettuato una prova e tutto funziona perfettamente. Adesso vi faccio vedere. Faccio partire YouTube. Faccio partire un video a caso, tanto è solo per dimostrare che tutto funziona. Ok, è partito il video. Ehi Mercedes, Sì, chiama Susi. Come vedete il dispositivo CarPlay viene selezionare un messo contatto. 1. Il dispositivo Sto CarPlay, chiamando Susi sul telefono cellulare. il dispositivo CarPlay va messo in stand-by, rimane questa schermata qui. Ok. Pronto? Sì, ciao, mi senti? In realtà non risponde nessuno dall'altra parte. Sì, ciao. Perché comunque ho il telefonino di mia moglie in macchina con me. Come vedete funziona tutto perfettamente. Ok, come avete visto ho messo giù la chiamata e il dispositivo torna perfettamente a funzionare. Invece cosa succedeva? Succedeva che con il Bluetooth connesso associato al dispositivo CarPlay, in pratica, una volta terminata la chiamata, il dispositivo scompariva e qua non vedevo più il CarPlay attivo, quindi dovevo per forza andare a sconnettere di nuovo la presa e riconnetterla, ed era molto fastidioso. Diciamo che associando praticamente il telefonino al Bluetooth, cosa cambia? Cambia che se io vado su Bluetooth telefono, in questo caso non posso chiamare una persona sfruttando il CarPlay, ma sinceramente è più comodo usare la funzionalità della nostra automobile, perché chiamare tramite CarPlay vuole andare a cercare la rubrica, pigiare sul nome e farlo partire, quando invece basta che pronuncio Ehi Mercedes, come tutti sapete, e in automatico posso fare una chiamata o altre funzioni. Quindi l'unico inconveniente è questo. Ho già inviato la segnalazione comunque al rivenditore, il quale mi farà sapere comunque successivamente se esisterà la possibilità di migliorare questa incompatibilità tramite un firmware aggiornato o quant'altro. Ripeto, per la nostra automobile in realtà serve a ben poco connettere il Bluetooth del telefono, perché noi l'abbiamo già basta connetterlo all'automobile stessa, che le funzionalità di chiamata sono ottime. In questo caso non sono inutili, diciamo, su un dispositivo CarPlay aggiunto. Un'altra funzionalità del CarPlay è il Phonecast. Il Phonecast non è nient'altro che un'applicazione di mirroring. Quindi andiamo sul nostro, in questo caso iPhone, vado ad attivare duplica schermo, scelgo Smart TP My DY, che è praticamente il nostro dispositivo CarPlay. Devono essere logicamente connessi alla rete wifi dell'hotspot. Attendiamo qualche secondo. Ok, e come vedete io posso muovere sul telefonino e ho tutte le funzioni direttamente sull'app. Non so, voglio andare a vedere le foto. Ok, e automaticamente va. Voglio vedere le foto che ho sul mio dispositivo e vedo le foto che ho sul dispositivo. Voglio far partire YouTube dal telefonino anziché farlo partire dall'applicazione. Posso farlo tranquillamente. Faccio partire il video. Ok, vedete la schermata del telefono con l'iPhone si vede solo in orizzontale, mentre i video si vedono anche in verticale, quindi si vede uno schermo grosso. Ragazzi, ma che bello è questo scrambler di Ducati! E poi Quindi non è nient'altro che un mirroring del telefonino e funziona molto bene, è molto rapido. Non so, ad esempio voglio vedere l'applicazione della Lidl. Sto facendo tutta una serie di esempi banali, ma che vi fanno capire comunque le funzionalità di questo dispositivo, e funziona anche abbastanza velocemente.
Questa è un'altra delle funzioni utili, diciamo più che altro quando magari siete fermi, state aspettando in un posteggio qualcuno, state tra virgolette perdendo del tempo in maniera divertente. Ok? Quando non volete più usare il mirroring, conferma e lui esce dallo screen mirror. Ok, torniamo alle funzionalità normali. C'è anche l'assistente Google, andiamo a vedere se funziona. Ehi Google, che meteo fa domani a Verbania? A Verbania domani sarà prevalentemente soleggiato, con una massima di 6 gradi e una minima di -2. Come vedete funziona anche molto bene l'assistente Google, poco utile nel nostro caso perché abbiamo un sistema MBUX che è veramente fenomenale da quel punto di vista. Allora ragazzi, cosa dire? Parliamo di pro e contro di questo dispositivo. Sicuramente i contro, quindi le cose a sfavore di questo dispositivo, sono il prezzo, che a mio parere rimane ancora un pochettino alto. È comunque un dispositivo comodo, ma tra virgolette in alcuni casi un po' limitato. Sicuramente migliorerà con gli aggiornamenti firmware eccetera. Altra cosa a sfavore di questo dispositivo, in questo caso nella nostra automobile, però magari con altri automobili o altri telefoni non c'è questo problema, è quell'incompatibilità con il Bluetooth. Quindi ricordatevi, non andate ad associare al dispositivo CarPlay il Bluetooth del vostro telefono, altrimenti ogni volta che vi chiamerà qualcuno al telefono e voi metterete giù la chiamata, il vostro dispositivo CarPlay va in crash, quindi dovete per forza sconnettere la presa USB Type-C e riconnetterla per farlo funzionare. Se invece non associerete il dispositivo Bluetooth del vostro telefono al CarPlay, funzionerà tutto alla perfezione, quindi riceverete le chiamate, risponderete con le funzionalità di Mercedes, terminerete la chiamata e tutto tornerà in maniera normale a quello che stavate facendo. Quindi se stavate ascoltando la radio, ritornerà ad ascoltare la radio, se eravate sul CarPlay, tornerà sul CarPlay. Una volta connesso, ricordatevi che CarPlay rimane in modalità principale, quindi tende ad aprirsi sempre nella schermata del CarPlay l'automobile. Voi uscendo col tasto home della macchina, sia da qua che dai comandi al vocale, andrete nella schermata principale ed avrete logicamente tutte le funzionalità classiche della vostra automobile. Ok? Basta che andiate su CarPlay e lui torna in automatico la sua impostazione. Quindi per quanto riguarda invece i pro di questo dispositivo sono l'estrema fluidità. Non me l'aspettavo sinceramente da un dispositivo cinese di comunque qualità media, non è di certo un dispositivo che costa 1000 euro. Un'altra cosa a favore è la compatibilità con Mercedes, devo dire 100% ragazzi, funziona tutto, non mi dà problemi, sono 4 giorni che lo uso, è sempre funzionante. Un'altra cosa vi devo dire, quando spegnete la macchina, in automatico dopo circa 40 secondi lui si sconnette, quindi non va a consumare batteria, mi raccomando, su questo non abbiate paura, ho già fatto io le prove. Altra cosa a favore di questo dispositivo è praticamente un mini computer su cui potrete, come avete visto, installare un po' tutte le applicazioni che volete, senza esagerare, perché 4 GB di memoria si fanno in fretta, di RAM fanno in fretta ad essere poco sufficienti, quindi a mandare magari in crash il dispositivo o comunque magari rallentarlo. Ripeto, sono tutte cose che non ho ancora provato, perché reputo che un dispositivo di questo tipo serve esclusivamente per sfruttare magari le connettività di YouTube, Prime Video, Google Map, il Play Store per magari qualche altra applicazione eccetera eccetera, da utilizzare nei momenti magari di svago, o magari uno fa rappresentante in pausa, non sa cosa fare, può stare in macchina comodamente ed avere tutte le comodità, soprattutto in questo periodo di Covid e di zone rosse, gialle, verdi e quant'altro. Altra cosa a favore di questo dispositivo, la facilità d'uso, nel senso che in 5 minuti si connette. La parte più noiosa è inserire le varie password e tutto per le vostre applicazioni, ma in un attimo è attivo. E anche la velocità nell'accensione, appena accendete l'auto, nel giro di 50 secondi lui è già totalmente funzionante. Nel complesso devo dire che sono molto soddisfatto, sono solo 4 giorni che lo uso, però è ottimo, è ottimo. Soprattutto ricordate che questo dispositivo è necessario a tutte quelle persone, come nel mio caso, che possiedono un MBUX di tipo 548, non possono attivare la funzionalità video tramite codifica, potevano farlo solamente con un telefono sbloccato, in quel caso utilizzare un mirroring del display con un telefono sbloccato e facendosi attivare comunque internet in the car tramite codifica e l'hotspot tramite codifica.
cosa che a me non piaceva, primo perché se sbloccavo il telefonino non mi funzionavano più le applicazioni della banca e quant'altro, e seconda cosa perché andando ad attivare tramite codifica il tethering del telefonino, automaticamente andavo a perdere tutte le funzionalità di Mercedes, i servizi Mercedes Me, e questo per me non era conveniente. Da questo punto di vista ho deciso quindi di acquistare questo dispositivo. Vi ricordo che l'ho acquistato da AliExpress, quindi uno store cinese che comunque ormai è super conosciuto, sicuro, anche perché il pagamento in questo caso da questo venditore viene fatto tramite PayPal, quindi con tutte le garanzie di reso, di rimborso in caso di perdita del pack e quant'altro. Loro dicono sullo store che il dispositivo, una volta ordinato, arriverà in 5 giorni da magazzino CZ. Non è così, ultimamente sono un po' lenti, quindi anche da magazzino CZ, sia io che un altro ragazzo che abbiamo fatto l'ordine praticamente insieme, lo abbiamo ricevuto all'incirca dopo 10 giorni lavorativi. Il venditore comunque è sempre molto disponibile, risponde a qualunque quesito, quindi assolutamente zero problemi da quel punto di vista. Vi metto comunque un link nelle informazioni qui sotto al video, dove chiunque fosse interessato può acquistare il dispositivo direttamente cliccando sul link. Ripeto, io non sono un venditore, non sono uno youtuber, lo faccio solamente per divertimento e ogni tanto faccio qualche recensione. Come vedrete sul mio canale ho solamente 2 recensioni per adesso. Sono riuscito ad attivare da qualche giorno l'affiliazione con AliExpress, quindi cosa significa? Significa che se voi cliccherete sul link qui sotto in descrizione e acquisterete il prodotto dal mio link, teoricamente dovrei avere una percentuale di guadagno. Non chiedetemi qual è, perché ancora non lo so nemmeno io, è la prima volta che faccio un'affiliazione, quindi non sono assolutamente pratico, non so se funzionerà o meno. Vi ricordo che comunque a voi non cambia nulla, nel senso che voi il prezzo del dispositivo sarà sempre lo stesso, non avrete un aumento di prezzo. Vado a guadagnare magari qualcosa io, che potrebbe essermi a quel punto utile per migliorare il mio canale e comprare qualche apparecchiatura magari più in là per fare sempre video migliori. Ripeto, è tutto un punto di domanda perché io non ho mai fatto affiliazioni e quindi per me è tutto nuovo, non lo faccio di professione, la mia professione è tutt'altro. Mi sono dilungato un po' troppo, spero comunque di esservi stato utile. Che dire, decidete voi se acquistare questo prodotto, secondo me è molto valido e soprattutto ragazzi è bellissimo, si vede molto bene anche sul display della Mercedes, ha una qualità eccezionale. Su YouTube potete postare la qualità video che volete, quindi, e non va comunque a scatti. Spero vi sia piaciuta questa recensione, vi ringrazio per aver seguito il mio video fino alla fine, mettete un like se vi è piaciuto il video, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, un saluto al Club Mercedes, ciao! Zombie apocalypse.